Ciao popolo, eccomi qua. Allora, è arrivato un rasoio nuovo, usato, ho comprato un nuovo rasoio usato e quindi oggi video lungo, stavolta lo dico io lungo, perché insieme a voi faccio vedere tutto quello che io faccio per la prima affilatura vera. Io poi con questo mi ci farò la barba, per cui pronti, ma prima la sigla. Eccomi qua. Allora cerco di andare veloce, però alla fine sarà lunga. Ho comprato un nuovo rasoio, un Alice Blade di Cedric perché è francese, Cedric Christ. Eccolo qua, bello bello bello. Ho risposto a un annuncio su un mercatino. La particolarità è quella linea di Amon finta, ovviamente non è un vero Amon. Comunque, rasoio molto svelto, piccolino, punta quasi alla francese. Insomma, è un lavoro semi artigianale. Ho un bel rasoietto. È appena arrivato, per cui lo devo conoscerlo, devo vedere come sta, eccetera eccetera, e poi procederò alla prima affilatura. Allora, che cosa faccio quando mi trovo in queste condizioni? Quindi quando è arrivato un nuovo rasoio, la prima cosa che faccio lo misuro, e per guadagnare tempo, eccolo qua, l'ho già fatto. Quindi lo vedete qui, Alice Blade, quindi uno spessore di 6,26, un'altezza di lama di 22,1, per cui diciamo che è un 7 ottavi, e vedo che è un angolo abbastanza estremo, senza angolo, senza nastro sarebbero addirittura 16 gradi e 3, molto molto acuto questo angolo. Io metterò un nastro telato che è spesso 0,19, per cui l'affilatura con un nastro mi dovrebbe portare a un angolo di 17,3. Ci siamo. Per cui diciamo la prima valutazione sulle geometrie del rasoio l'ho fatta. C'è un'altra valutazione da fare, cerco di farvela vedere. Qui sul piano di lavoro è già pronta una pietra, ma che poi non è detto che userò quella. L'altra valutazione è quella dell'andamento del filo. La cosa è immacolata, per cui è sempre stato affilato con un nastro, e se riesco a farvelo vedere, ma credo di sì se guardate bene giocando con la luce, una buona cosa è che il filo, l'andamento del filo è ottimo, e l'andamento del bevel, il bevel è completamente uniforme, non c'è da qualche parte bevel più alto, bevel più basso, segno che c'è della difformità qui sulla costa. Qui il bevel è esattamente tutto alla stessa misura, sia sul lato sia sul lato opposto. Questa è una cosa comunque da valutare sempre prima di mettere un rasoio sulla pietra, per vedere già da prima, per non farsi trovare impreparati. Qui il bevel è assolutamente di altezza uniforme, quindi questo secondo controllo visivo fatto sul rasoio. Terzo tipo di controllo, vado a vedere in che condizioni mi è arrivato appunto come bevel. Il venditore è stato onesto, già me l'aveva detto che aveva bisogno di riaffilatura, per cui adesso lo vado a mettere sotto il computer. Sì, l'allero, aspettate che la lama è sporca, poi al microscopio si vedono pallini e pallettoni. La mette sotto il computer, che cazzarola che ho detto. Lo vado a mettere sotto il microscopio per dare la prima occhiata. Eccolo qua. Aspettate che adesso vi cambio l'inquadratura e ve lo faccio vedere anche a voi. Eccola qua. Aspettate, cerco di migliorare un po' la messa a fuoco. A questi ingrandimenti non è molto semplice migliorare la messa a fuoco, diciamo che dai, più o meno
più o meno ci siamo. Allora, io qui faccio subito le mie prime considerazioni. Allora, è ovvio che il rasoio ha bisogno di essere raffilato, non è pronto per la rasatura, ma c'è anche da fare qualche altra considerazione. Allora, il filo non presenta grossi problemi, ok? Così sto provando pure la novità tecnica, l'altra volta non ha funzionato. Questa zona qui, che è quella che interessa di più, mi fa vedere una cosa: il filo non è cioè il bevel è ovale. Il bevel non è un piano perfetto, non so se voi riuscite a vederlo, ma c'è una bombatura proprio in corrispondenza del filo. Qui l'andamento è un po' così. Dopodiché c'è una bella varietà di marchi di affilatura, da più profondi a molto più leggeri. Ve li vedete questi molto leggeri, però poi ce ne sono alcuni, ecco, tipo questo, vabbè, ce ne sono tanti, avete capito, che non sono stati cancellati. Questo qui l'ho segnato in rosso, ma questo è uno di quelli da segnare in blu. Quindi c'è una bella varietà di marchi di affilatura, quindi le ultime pietre da finitura non sono riusciti a cancellare per bene i marchi di affilatura precedenti, quelli fatti nella fase centrale dell'affilatura. Guardate qui, addirittura in questa zona, che dentellatura bella accentuata. E c'è un altro aspetto di carattere generale. Aspettate che cancello, perché se no, la vedete la base del bevel? Noi guardiamo sempre il filo, ma anche la base del bevel va considerata con attenzione. Non è netta, vedete? Cancello per farvelo adesso vedere meglio. Guardate la base del bevel, non è una riga tirata netta, quindi segno inequivocabile del piano che stava partendo. Qui la bisellatura è stata fatta, diciamo, con poca precisione. Comunque, non voglio fare il criticone, quindi adesso mi prendo, maledetto, sta cosa che ogni tanto mi si spegne, ogni tanto mi si spegne la pennetta delle patte. Allora, non voglio fare il criticone, diciamo che sto evidenziando determinate cose sul bevel più a scopo divulgativo che altro. È un buon rasoio in buone condizioni, che non darà, credo non darà particolari problemi in affilatura, per cui adesso faccio intanto la cosa più semplice: mi prendo il rasoio, avete visto la misurazione, prendo il nastro, forbici, il nastro, come dice un mio amico, di un colore diversamente etero, che poi no, non ne devo dire queste cose, poi mi rompono le scatole, no, perché tu che c'hai pro, contro, a favore. A me sinceramente non me ne frega proprio niente, né pro né a favore né contro, ognuno è libero di fare quello che gli pare. Però mi piaceva la cosa diversamente etero, il colore del nastro fucsia. Allora, che vi ripeto, è un nastro telato. Ho avuto la fortuna di trovare una marca che specifica nella confezione non solo la larghezza del nastro, ma anche lo spessore del nastro, per cui sono sicuro che questo nastro è da 0,19, per cui mi facilita nel calcolo. Poi calcolo che faccio stavolta, non faccio più
perché poi non è detto che mi piaccia l'affilatura con questo nastro, ce n'ho degli altri, perché lo vedo abbastanza estremo come molto sottile, molto, non vorrei che mi faccia l'effetto lametta, per cui come niente, visto con nastri di spessore diversi, per esempio il nastro telato della 3M è 0,25, quindi potrei, sempre usando un solo nastro, potrei allargare di più la costa, quindi di conseguenza aumentare un po' quell'angolo di bevel, quindi le soluzioni sono tante. Ripeto, questa è la prima affilatura e per una pietra sarà anche il battesimo del fuoco, perché ho comprato un'altra piccola Megiro, ce l'avevo già, però mi piaceva, eccetera eccetera. Allora io procedo veloce, cioè veloce nel senso senza troppe chiacchiere intorno, a fare la prima bisellatura, e stavolta, benché amante delle pietre naturali, la prima bisellatura per sicurezza me la faccio con la Nanon, con la 3000, quindi una pietra né troppo aggressiva né troppo delicata, e mi vado a fare la prima bisellatura. Perché dico la prima bisellatura? Perché ho intenzione, ma pronto a cambiare idea man mano che procederà il lavoro, ho intenzione di bisellarlo prima con questa sintetica e poi con una naturale, ma solo per dargli un gusto in più, non che sia prettamente necessario. Per cui vado subito alle prime strofinate, sto andando molto piano perché sto cercando di capire subito come spiana il rasoio sulla pietra. Voglio vedere dal riflesso che mi fa l'acqua, e voi chiaramente non potete vederlo, ma io, lavorando in controluce, sì, ho una piccola lampada proprio davanti agli occhi, una piccola lampada da tavolo. Lavorando in controluce vedo come si porta a spasso, come il filo, il bevel al contatto della pietra, come si porta a spasso l'acqua, dove si va a infilare, dove non si va a infilare, dove tocca meglio e dove tocca peggio. Mi sembra che non ci siano grossi problemi, penso di aver capito che il filo sta andando avanti abbastanza uniformemente, cioè sta andando avanti nell'affilatura, quindi tocca bene sulla pietra, non vedo acqua che si va a infilare sotto, vedo che sta andando decisamente bene. Sto cercando di valutare anche la quantità di acciaio, di limatura dove viene depositata. Qui sto facendo dei movimenti un po' più aggressivi adesso per velocizzare il tutto e andare a vedere dove si deposita la limatura, che c'è un po' il nastro, vedete, non è una questione di usura, è qua che rompe le scatole, si è un po' slabbrato mentre lo stavo inserendo, ecco, fa queste palline che, attenzione, che se vanno a finire sotto il filo sono deleterie, quindi pure qui zappettatina veloce, cerco di fare pressione un po' sul tallone, che sono sempre quelle zone che rimangono un pochettino indietro, quindi un po' di pressione in più sul tallone, ma solo adesso, e un po' di pressione in più sulla punta, ma solo per qualche passaggio, sempre per essere sicuro che tocchi bene, che stia lavorando per bene. Mi sono ripromesso di fare molti controlli, di non andare avanti alla cieca per trovare poi la sorpresa quando è troppo tardi, per cui preferisco fermarmi una volta di più. Questa è bella da vedere, questa è bella e interessante da vedere. Aspettate, vi cambio inquadratura. Lo vedete? Allora, io sto lavorando, aspetta, cambio colore,
io sto lavorando con un nastro e qui si vede benissimo dov'è che sta arrivando il bevel, come sta toccando il bevel sulla pietra. Il bevel in questo momento tocca in questo spazio, tocca da qui a qui. Questo è il bevel precedente, vediamo se riesco a scrivere bevel precedente, nuovo bevel. Vedete? Si vede chiara la demarcazione, per cui adesso un po' cancello per farvelo vedere un pochino meglio. Guardate dove sta lavorando la nanon e dove ancora non è arrivata la nanon. Questo è un chiaro sintomo che precedentemente era stato affilato con un nastro decisamente più sottile, perché io adesso sto imponendo un nuovo angolo e vedete che non è lo stesso angolo rispetto a prima. Per cui, una volta capito che c'è da lavorare, via di corsa di nuovo sul piano di lavoro, riprendo il rasoio e continuo nell'opera di bisellatura. Ragazzi, lo so, questa è la parte più noiosa, poi ci divertiamo, anzi mi diverto, perché questa non è altro che la documentazione di una vera affilatura. Il rasoio veramente mi è arrivato oggi, il rasoio mi è arrivato oggi a ora di pranzo. È la prima volta che interagisco con questa lama, non ho nessuna esperienza con questo rasoio. Spacchettato oggi, è arrivato il postino oggi, l'ho guardato, l'ho visto, mangiato, ho fatto la pennica al pomeriggio, per cui proprio sinceramente non è che dice adesso vi sto simulando una prima affilatura. Questa è una vera prima affilatura, è una vera prima affilatura di un rasoio sconosciuto. Per questo ho voluto avere un po' di prudenza, per questo mi sono affidato a una pietra sintetica da bisellatura appena lappata, proprio per avere un risultato prevedibile, un risultato uniforme. La pietra è spianata, la pietra oltretutto è bianca, per cui mannaggia sto nastro, mi dà un fastidio. È bianca, per cui mi aiuta molto nel vedere come si satura di limatura al passaggio del rasoio. Allora, un altro pochettino qui, anche nell'altro verso ovviamente, quindi un po' di, e vediamo. Il stesso nastro continua a farmi così, io lo cambio, che non posso stare a combattere con queste pallinelle, le vedete che si formano, bisogna essere un po' pignoli. Allora, siamo a 3/4, io già sto vedendo l'immagine al microscopio, adesso la faccio vedere anche a voi. Allora, non perdo troppo tempo con la messa a fuoco. Eccolo qua, lo vedete come si è abbassata la linea? Prima era più o meno al centro, adesso eccola qua. Quindi qui ha lavorato, qui l'angolo è stato imposto, sì, manca ancora questo, manca poco. Meno male che le nanon sono belle pietre belle veloci, per cui
cerco di resistere per non perdere troppo tempo. Oh, scusate, devo cambiare immagine. Scusate, eccomi qua. Lavoro veramente in spazi ristrettissimi. Allora, solo una sciacquatina alla pietra, così, tanto per levare un po' di residui. Eccola qui. Allora, andiamo. Niente di particolare. L'unica cosa, l'ho detto, ho questo problema sul fianco del nastro, che io già mi immagino i commenti che starete facendo. Dico, bella, sei imbecille, hai visto qual è il problema? Perché non lo cambi quel nastro? Perché sono pigro, sto attento a non far capitare residui sotto il piano d'affilatura, cioè tra il piano d'affilatura e il rasoio. Sì, ma ne sta facendo troppi. Vabbè, sei imbecilli, come disse quello, però quindi non volevo farlo, ma solo per voi, solo una questione di tempi. Ma via questo nastro, questo pezzo di nastro che mi sembra abbastanza rovinato, e di nuovo altro pezzettino. Quindi qui già le operazioni da fare sono tante e sono lunghe. Sinceramente rimettere il nastro ve lo volevo evitare, però non posso rischiare. Un'altra cosa, adesso sto mettendo il nastro, so che molti di voi adesso mi mandano a cagare nel senso, ho detto la parolaccia, diciamo che faranno un gestaccio, nel senso, ma che mi stai a raccontare le stupidaggini, lo sappiamo. Però guardate, proprio adesso, l'altro ieri mi è capitato un utente. Certe volte noi diamo per scontato tante cose che scontate poi per chi inizia non sono. Il nastro ben spartito, quando uno mette il nastro, tanto deve andare da una parte e tanto deve andare da un'altra. Dice, ma è una banalità. E lo so, infatti io non l'ho mai detto, perché pensavo, beh, fino lì tutti i asini sono buoni a capirlo. E invece mi è capitata una persona che ho messo il nastro, adesso che faccio? E mi ha mandato una fotografia, e su sta fotografia c'era 1 millimetro di nastro da una parte e qui arrivava a centro lama. Per uno che inizia, in effetti, mettere un nastro, se uno non specifica, dice vabbè, io lo metto, come lo metto, c'è il nastro, serve a proteggere la costa, vabbè, poi se ci stanno 3 centimetri da un lato e un solo centimetro dall'altro, ma la costa io l'ho protetta lo stesso, tutto sommato non gli si può manco da torto. Quindi adesso ho voluto fare veramente, dire sta pierinata, che per me è una pierinata, però vi ripeto, l'altro ieri mi sono reso conto che non è così per tutti. Quello che è una pierinata per uno è scontato per uno, sì, io scusate, ma voi non mi dite niente, io sto affilando e non ho cambiato inquadratura. Ma guarda la matosca, qui proprio, scusate, beh, che queste sono lame artigianali, ma mannaggia la, e vabbè, ci vorrà pazienza. Ecco, abbiamo scoperto che qua devo stare attento non tanto all'usura del nastro, ma alla perdita di un po' di materiale. Allora, ci siamo, sto cercando di accelerare, ragazzi, il più possibile, perché lo so, la bisellatura è una rompitura di scatole che non finisce mai, però tutta l'affilatura viene da qua. Adesso sto aumentando un po' la pressione, sto dando più torsione sul filo proprio per gli ultimi passaggi. Ok, andiamo a vedere che sta succedendo. Allora,
prima facciamo un'ispezione visiva al microscopio e poi eccolo qua. Eccolo qua, visualizer, eccolo qui. Allora, non è perfettamente pronto, proprio a voler essere pignolo, proprio a voler fare il pignolo. Io qui vedo, anzi alzo un attimo. No, ci sono. Non riuscivo a vedere per bene, scusate, aumento un attimo la luminosità dell'immagine. Metto a fuoco. Ragazzi, lo so che sta volta è lunga, però ripeto, questo non è video divulgativo o vatta a pesca. Io con sto rasoio mi ci devo fare la barba. Ok, diciamo che ci siamo. Il filo è abbastanza bene. Mi ha dato un attimo a spasso destra e sinistra per vedere. Vedo un po' di buchini, un po' di pitting che non mi piace per niente. Vediamo di mettere a fuoco un attimo. Questo non mi piace, ragazzuoli. Questo non mi piace. Io spero che il rasoio si affili bene, altrimenti il vecchio proprietario avrà mie notizie. Perché questo è pitting sul filo, sul bevel. Adesso è abbastanza lontano dal filo, però eccolo qua. Vedete? Questa è una brutta cosa. Vedete? Oddio. Ripeto, siamo a 320 ingrandimenti, per cui è tutto molto più drammatico rispetto a quello che è veramente. Però questo mi costringe a stare un pochino di più sulla bisellatura, anche perché vedete qui ancora la bisellatura non è perfetta, manca pochissimo, però ancora non la posso considerare conclusa. Quindi riprendo il rasoio, ricambio inquadratura, sempre che sto mouse, eccolo qui. E allora non sto imbambolato, sto facendo le mie considerazioni. Allora, a questo punto, anche se sembra un controsenso, io tolgo la pietra sintetica, vado con una pietra naturale che è molto più dolce, anche se sembra che io stia scendendo di grit. Mi levo pure il supportino che mi dà solo che fastidio, per cui mi prendo la classica Amakusa bianca che mi avete visto usare tante volte e mi finisco le ultime fasi della bisellatura con l'Amakusa, una bottarella con una diamantata annitotape 320, se ci dovrebbe essere pure scritto 325, la vedete? Perché per velocizzarla un attimo, qui ci dovrò stare veramente poco, non sarà un lavoro lungo. Mi creo un po' di fanghiglia, eccola qua. E perché sto scendendo? Sto scendendo perché il 1000 naturale, questa è accreditata, questa tipologia, non questo esemplare in particolare, questa tipologia è accreditata di
di un grit simile a una sintetica da 1000-1200, più 1200 che 1000. Mannaggia sto nastro, sto nastro ha deciso di farmi impazzire. Però il bello della naturale è che porta abrasivi che non sono tutti uguali, mischiati in fabbrica, misurati in fabbrica. Il bello, la magia della naturale è che porta un mix di abrasivi, per cui anche se sembra che io stia scendendo di grit, in realtà sto facendo un lavoro più delicato rispetto alla progressione su sintetica. Allora, visto che c'è questo acciaio un po' problematico, un po' di pitting, preferisco concludere la bisellatura sul naturale per uniformare di più, per stressare di meno l'acciaio e per avere dei marchi di affilatura che poi sono più facilmente gestibili rispetto al marchio di affilatura della pietra sintetica. Dice, però la sintetica è 3000, tu adesso stai su una naturale che sta molto più in basso. Sì, però fidatevi, per esperienza, i marchi di affilatura della naturale sono più omogeneamente distribuiti, non so come spiegarvelo, in questo momento mi scappa veramente l'aggettivo, perché non posso dire sono migliori, però ecco, con il fatto che sono meno uniformi, ripeto, perché gli abrasivi contenuti non hanno tutti la stessa misura micrometrica, questa difformità di abrasivi è di grande aiuto per le pietre che verranno dopo. E io sinceramente dopo di questo vorrei utilizzare solo e soltanto altre due pietre, un bel medio grit naturale e la finitura ultima. Ok, vediamo intanto una pulizia. Sto fa un macello su sta scrivania. Comunque, un po' di pulizia e vediamo sto filo, sto bevel, se finalmente l'abbiamo finito. Sono già 32 minuti, ragazzi, lo so, ma ripeto, questa è affilatura, questa non è video fatta apposta per YouTube. Allora, andiamo a vedere che succede qui. Ah, bello bello, quanto mi piace a me, quanto mi piace lavorare con le naturali anziché le sintetiche. Sembra un macello, sembra un casino, ma in realtà non lo è. Vediamo, me ne vado un po' a spasso, qualche buchino. Vediamo un po'. Certo, se metto a fuoco magari siamo più comodi tutti quanti. Ok, niente di particolare. Ci siamo. Dici, ma come ci siamo? Qua è peggiorato tutto quanto. Ragazzi, ci siamo, ognuno conosce i polli suoi. Guardate, la stringo ancora di più e chiaramente il filo si è slabbrato ancora di più, però mi piace di più questa situazione un po' più incasinata rispetto a quella situazione asettica della pietra da bisellatura sintetica della Nanon. Perché? Perché adesso facciamo la vera magia. Scusate, io nel frattempo approfitto. Ok, andiamo sul piano dei lavori. Dico, nel frattempo io approfitto per dare una pulita. Adesso la magia la facciamo facendo partire l'affilatura vera e propria. Ecco il supportino, eccola. Chi farà la magia? La momigia, ma un'altra pietra scoperta da poco per me, è una pietra straconosciuta, ma io è poco che la frequento questa pietra ed è stata veramente una grandissima sorpresa. Questa è la pietra che spero mi faccia la magia. Nel frattempo do una pulita alla diamantata.
Ecco qua, scusatemi, ma per pulire la diamantata ho sporcato un'altra pietra. Ok. E che differenza quando i video sono belli preparati, scorrono bene, e quando invece, come in questo caso, il video non è un video per far vedere qualche cosa, per fare un certo discorso che uno si è preparato prima, o domani faccio un video, parlo di questo, questo e quest'altro. No, no, quando invece il video non è altro che la documentazione di qualche cosa che avviene veramente nella realtà. Quindi la mia prima affilatura sul rasoio di Cedric Christ. Cedric, madonna, non mi viene a dire Cedric Christ è il titolare di Alice Blade. Oh, che io poi di Alice Blade già ne ho uno, qualche volta forse chi mi conosce se lo ricorda, già l'ho fatto vedere, che è una lama, cioè quella, vabbè, una lama più importante, un 9 ottavi, per cui lì veramente quello è un lamone. Questo è una lametta rispetto a altre opere di Cedric. Questo è veramente piccolino piccolino, questo è giusto un 7 ottavi, un 7 ottavi usato, per cui alla fin fine, aspetta, c'è ancora il foglio aperto, insomma alla fine in altezza 22,1, veramente è una lama che qualche pietra, sicuramente più di qualche pietra, già l'ha vista. Ok, acciaio devo dire che è abbastanza tenace, perché non sto vedendo una rapida formazione di limatura, eppure la Momiji Yama è pietra veloce, poi oltretutto usata così a sospensione. Mi sarei aspettato una bella fanghiglia nera in poco tempo, invece non sta succedendo, quindi segno inequivocabile, conoscendo la pietra, che l'acciaio è abbastanza duretto, è abbastanza tenace. Onestamente non so neanche che acciaio sia stato usato, non ho notizie su questo rasoio in particolare, sulla costruzione di questo rasoio in particolare. Voglio fare un po' di virgolette per essere sicuro di andare bene sulla punta. Diminuisco un po' la fanghiglia, la sto sentendo un pochettino dura. Ecco qua, 1, 3, 1, 2 e 3, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 1. Allora, pure qui come prima, non voglio far passare troppo tempo tra un controllo e l'altro, perché se problema ci deve essere, lo voglio individuare subito, lo voglio individuare presto, per cui vado a rimettere il rasoio sotto il microscopio, cambio inquadratura. Ho già sfogato, ma Madonna quanto è difficile mettere la messa a fuoco. Eccolo qua. Oh, mi sembra un po' troppo luminoso, ragazzi? Ho sbagliato. Questo devo mettere. Avevo sbagliato inquadratura. Allora, vediamo.
Aspettate un attimo, voglio provare a cambiare un attimo l'angolazione. Aspettate, adesso purtroppo voi non ve ne state accorgendo, ma io sto cambiando l'incidenza del rasoio sotto il microscopio. Ho alzato più il filo rispetto al bevel, perché a questo punto a me il grado di finitura del bevel è relativo. Quello che mi interessa parecchio è il filo. Ecco, vediamo ancora qui. Aspetta, riprendo la messa a fuoco. Ma è veramente millimetrico. Anzi, millimetrico. Anzi, colgo l'occasione, ecco, per dirvi una cosa. Anzi, devo portarlo prima a 400 ingrandimenti, scusatemi, ok, ecco qua, questi sono 400 ingrandimenti. Difficilissimo mettere a fuoco questa di misura, però calcolate questo: a 400 ingrandimenti la parte scusate, il computer sta dando i numeri. Allora, a 400 ingrandimenti, da qui la parte visualizzata, da qui a qui, questo è 1 millimetro. Quindi capite bene che questo, dividete questo millimetro, dividete questo spazio, guardate quanto può essere la misura di quel chip. Quindi a queste misure, torno un po' indietro, a queste misure sembra tutto molto brutto, molto drammatico, ma in realtà no, non è così. Ok, ci siamo. Anzi, una cosa per adesso non ho mai fatto, ma sarà il caso che comincio a farla. Aspettate che mi sono perso il mouse, il puntatore del mouse. È una cosa, c'è il mio gomito qui, il mio avambraccio. Minchia papà. Allora, sono riuscito a inquadrarlo, però taglio del pelo al volo. Quindi il rasoio taglia e taglia alla grande. Quindi la Momiji-Yama tutto sommato è stata veloce. La sto pulendo per non lasciarla tutta inzaccherata di fanghiglia, perché adesso via la Momiji-Yama è ora di Sua Maestà la Santa e Benedetta, la mia Nakayama, la migliore che ho in questo momento. Un po' d'acqua. È proprio sempre arrivata oggi, su questa Nakayama ci vado a far girare sopra, aspettate, una piccola Megiro nuova, appena arrivata. Anche questa, oggi è stato il giorno del rasoio e delle pietre. È arrivato il postino, è arrivato il corriere. Quindi una bagnatina pure alla Megiro. Questa sinceramente non ne avevo un gran bisogno, già ce l'avevo ed ero più che contento del mio esemplare, però l'ho vista, mi piaceva, diciamo, questa l'ho presa più per piacere che per necessità. Differenza con l'altro esemplare di Megiro, è sempre morbida anche questa, ma quell'altro esemplare era più morbido.
questo è leggermente scusatemi, più compatto. Con quell'altra a quest'ora avrei già tirato giù tutta la sospensione che mi serviva. Qui ci vuole un po' di più, però tende a attaccarsi. Buono, guarda che la pietra è lappata bene. Ok, diciamo che basta, non voglio esagerare. E la Megiro per adesso la mettiamo qui, non dovrebbe servire più. Sposto il mouse, tognaccando tutta la scrivania, vado ad uniformare la sospensione, quindi le prime passate mi servono solo e soltanto per formare la cremina. E adesso dovremmo andare abbastanza velocemente. Ecco questi residui, ragazzi, stateci sempre attenti. Io una cosa che forse non ricordo troppo spesso, cioè mi scordo di ricordare troppo spesso: attenzione con i nastri, con la pulizia, con i granelli di polvere sopra le pietre, cercate di essere un po' pignoli, perché mandare a monte il tutto ci vuole veramente un attimo, Nakayama comincia a lavorare. Nakayama è strana, sembra un motore diesel. All'inizio sembra che non succeda niente, no? Poi a un certo punto boom, mette in moto tutto insieme e comincia a rilasciare anzi la sospensione. Oddio, in questo caso è molto frenata dal fatto che la Megiro tra le Asano Shironagura, le Mikawa, anzi Shironagura, che poi ci abbia messo le mani Asano è relativo, è una Nagura finissima ma non veloce, perché la Koma è diventata famosa, perché la Koma è fine, forse un pelino di meno, però è molto molto più veloce. La Megiro è dolce, fine, però no, diciamo non brilla per velocità, quindi diciamo addormenta un po' pure le qualità della Toishi. Ma ragazzi, questa è veramente, comunque, la Santa e Benedetta non si mette paura di niente. Guardatela, state vedendo la differenza? Cioè, questa è una pietra da finitura che lascia dei residui, si sporca di nero, neanche fosse una pietra da bisellatura, ragazzi. È tremenda sta pietra, io proprio la amo alla follia. Sono contento che io e sta pietra ci siamo incontrati, non è che capita, guardate, che poi per voi l'immagine è diversa, perché i colori non sono gli stessi, soprattutto i contrasti non sono gli stessi, per quanto uno voglia fare una buona ripresa. Alla fine questa la sto inquadrando con un telefonino, anzi no, con il mio telefonino. In questo momento quello che inquadra le pietre è il mio Samsung, il mio telefonino, il Samsung vecchio, non è S22 che c'è adesso, neanche il 21, è il 20, quindi ma comunque, per quanto possa essere datato, un cellulare va sempre meglio scusate, di una webcam. Ok, anche qui, prima di arrivare alle ultime passate,
perché sento che il rasoio adesso spiana bene sulla pietra. Dico, prima di arrivare alle ultime passate in cui vado a togliere pressione, vediamo un po', facciamo un bel controllo, facciamo un controllo che cosa sta succedendo. Per cui pure qui, via di nuovo il rasoio. Aspettate che come al solito vi devo inquadrare, no, vi devo cambiare l'inquadratura. Mettere a fuoco a 320 per è difficile. Aspettate che non mi piace come incide. Sto cambiando l'incidenza. Eccola. Vediamo un po' un altro po'. Dai, così come va come il cavallo de Mandraghe. Ecco qua. Forse è un po' più intellegibile la cosa. Allora, premesso che in altre 2 spazzolate gliele devo ancora dare. Questo, facciamo le considerazioni. Base del bevel, siamo arrivati, vedete, rispetto all'immagine iniziale adesso una bella riga tesa uniforme, quindi sto piano l'abbiamo creato. Base del bevel e filo, stiamo ancora lavorando sulle pietre. Guardate quanto è bello sto filo, come è bello steso. Certo, bevel disordinato, graffi da tutte le parti, ma chi se ne frega, noi ci dobbiamo fare la barba con questo. E poi come al solito, vi ripeto, siamo a 320 ingrandimenti ottici, per cui cancello, cambio inquadratura, eccolo qua. Allora diluisco un po', perché siamo veramente arrivati alla fine. Adesso un paio di diluizioni successive, quindi devo arrivare alla famosa acqua sporca. Qua non mi invento più niente, non mi invento il cerchietto, non mi invento, sto facendo solamente una specie di ma un X-rolling molto molto accennato, perché il filo, se vedete, non è perfettamente rettilineo, è uno smile appena accennato, proprio da Monna Lisa, uno smile proprio, ride ma non ride. Allora, per essere sicuro, come al solito, lo faccio vedere, forse qua viene inquadrato meglio. Parto facendo toccare il solo tallone, vedete che la punta è alzata, dopodiché tutto il rasoio ed esco che tocca solamente la punta, quindi proprio il classico X-rolling, e tutte le passate di finitura le farò così. Adesso sto andando veramente solo a peso di rasoio, un po' di questo X-rolling. Lo so, adesso è noioso, ma ragazzi, questo è il mio rasoio che andrà sulla mia faccia. Ripeto, questo non è un video su YouTube preparato, questo è quello che io faccio e lo sto facendo quando ho tra le mani un rasoio per la prima volta. Questo rasoio è arrivato oggi a ora di pranzo a casa, un rasoio, ho risposto a un'asta, no, neanche un'asta, un annuncio su un mercatino. Ho risposto solo perché mi piaceva la forma della lama, il fatto che aveva una finitura con l'amon, che conoscevo i lavori di Cedric Christ perché già ha un altro Alice Blade in collezione.
ma ancora io di questo rasoio fino a domani che lo userò in rasatura non vi so dire le caratteristiche di taglio. Ok, l'ultima diluizione e ci siamo. Tutto sommato pensavo peggio, 55 minuti. Calcolando il tempo perso per la valutazione iniziale, le chiacchiere che abbiamo fatto, la misura dell'angolo, un po' di valutazione ottica per vedere come sta il filo, come non sta, quindi calcolando tutto, calcolando la bisellatura doppia, prima su sintetica e poi sul naturale, sinceramente pensavo di impiegare più tempo. Sinceramente pensavo peggio. Quindi mentre faccio l'ultimo passaggio e vi ripeto, ho impostato il bevel all'80%, al 90% ho impostato il bevel con una Nanoon 3000, dopodiché sono risceso su una naturale, quindi sceso come grit, una naturale da 1000-1200, però l'ho preferito per avere dei marchi di affilatura più disordinati, per avere meno... per levarmi subito di mezzo quei marchi di affilatura brutti delle sintetiche che io sinceramente non amo. Ho affidato tutto il processo di affilatura, la parte centrale, alla Momiji Yama, e adesso sono in diluizioni progressive, anzi sono veramente con l'ultima diluizione, adesso la sto affogando la pietra, tanta acqua, troppa acqua, e le pietre giapponesi si incazzano quando le bagnate troppo, quindi sono in diluizioni progressive sulla Nakayama con fanghiglia di Megiro, nuova Megiro, quindi questa fanghiglia mi serve anche per valutare l'ultimo acquisto. Ok, sento il rasoio che va frenato sulla pietra, non scorre più libero e giocondo, quindi c'è un bel effetto adesivo, poi chi lo chiama effetto ventosa, insomma ci siamo capiti. E per sentire questo effetto con la fanghiglia ce ne vuole, perché la fanghiglia questo effetto lo martorizza. Ok, adesso movimento quello di Iwasaki millimetrico, veramente millimetrico, e per poco tempo, sul posto, fermo immobile, delle piccole vibrazioni millimetriche sul lato. Scusate, faccio così che mi aiuto, io metto un dito, ci appoggio la costa contro, così sono sicuro di rimanere fermo sul posto, e millimetricamente vado a fare sto movimento per levare fili e bavette, poco poco poco. Ok, basta e avanza. Pulita, so, si vede, sì, si vede, no? Nel riquadro piccolino vado a cercare, allora cambio, eccolo qui, riprendo un attimo. Sentite ragazzi, non perdo neanche tempo visto che è passata, sto a 59 minuti, forse ce la faccio rimanere entro l'ora. Allora, questo è il risultato finale, 320 ingrandimenti. Aspettate un attimo, devo asciugare un attimo qui la scrivania, se no mi si bagna mouse e tutto. Allora, aspettate che accendo di nuovo la pennina, che come al solito mi si spegne.
eccola, andiamo col blu che mi piace. Allora, 320 ingrandimenti, il filo sembra quasi scaramellato, il filo è teso, è bello teso, è un risultato non dei miei migliori, devo dire, però l'apprezzo. Un filo abbastanza, allora, filo steso, filo che andrà ancora scaramellato, bevel impostato per bene. Qui l'attacco tra il bevel e il rasoio è abbastanza uniforme. Marchi d'affilatura sinceramente poco e niente, vi ripeto, 320 per, me ne vado un pochettino a spasso per andarmi a cercare quel chip di prima, e già il fatto che non lo vedo è una buona sensazione. Madonna. Affilare con il microscopio il mal di testa è assicurato. Comunque continuo a vedere bel filo. La maggior parte del bevel, i segni, i marchi non ci sono più, vedete qua c'è rimasto qualche cosa, ma a fondo no, non vi posso tenere ancora davanti alla webcam, davanti al video per levare ste 4 fesserie. Voglio fare una cosa come al solito. Allora, scusate, piano di lavoro. Questa è la Santa e Benedetta, questo è il rasoio. Adesso ci provo, lo prendo con la sinistra, con la mia mano sinistra, ma io con la sinistra non sono capace manco a cacciarmi gli occhi. Voglio vedere se riesco a mettere, eccolo qua, l'avambraccio per farvelo vedere. Vedete? Quindi taglia bene, taglia tanto. Adesso è inutile, dai, non la giriamo tanto per le lunghe. Io vi ho fatto vedere quello che faccio veramente nella realtà quando mi arriva un rasoio nuovo, quando compro un nuovo rasoio. Io nel frattempo stavo pulendo lo schermo da tutti i segnacci che gli avevo fatto. Quindi vi ho fatto vedere la valutazione, ho fatto vedere la sequenza del Branca. Lo vedo, ispezione visiva, controllo il filo, controllo il bevel, controllo l'andamento, controllo se ci sono disparità, discrepanze sulle altezze. Dopodiché l'ho misurato, ho visto, mi sono reso conto che è un 17, che è un 7 ottavi, che ha visto le pietre qualche millimetro alla misura di 7 ottavi. No, forse ci siamo, perché 8 ottavi è 25,3, questo è 22,1, sì, è un 7 ottavi pieno. Ho visto che Cedric ha fatto una costa molto sottile, per cui già con questo nastro che ho messo da 0,19 di spessore vado a finire. Sto leggendo la tabella che ce l'ho ancora aperta, se volete ve la faccio vedere, aspettate, devo solamente, eccola qua. Quindi stavo vedendo che senza nastro è addirittura 16,3, con un nastro 17,3. Questa dovrebbe essere la situazione che io adesso poi vado ad affrontare in rasatura, quindi un angolo abbastanza estremo. Speriamo che la Nakayama l'abbia addolcito il giusto per quello che deve. Quindi ragazzi, il video è finito, in un'oretta abbiamo è mancato solo l'unboxing, valutato il rasoio, misurato il rasoio, bisellato il rasoio, rifinito il rasoio. A questo punto manca solamente la scaramellatura finale e la prova sul viso su questo barbone di più di una settimana, 15 giorni eccetera eccetera. Però il barbone non lo farò su YouTube, ma lo farò sul mio gruppo, per cui se volete vedere il risultato di questa affilatura basta che mi venite a cercare sul gruppo Branca What Else, là mi trovate
e molto probabilmente domani, perché a quest'ora sono le 7, ancora devo scoramellare, poi si fa ora di cena, quindi molto probabilmente domani nel tardo pomeriggio, prima dell'ora di cena, proverò questa affilatura in live sul mio gruppo. Basta, non vi tengo più a lungo, vi saluto, spero che il video non vi abbia annoiato troppo, per cui un ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao popolo!